Avevo visto che si erano svitate alcune viti. Faccio la mia parte. Io cosa faccio? Guardo la continuità. Vedete? Non ho idea di come si possa smontare e riparare. Questo, cara Fiamma, è un difetto di fabbricazione. È tutta la parte che si sta arrugginendo. Comunque nel caso io ti aspetto qua. Dietro di te c'è proprio un divieto di camping. Non mi devi stigare. Mauri si sveglia al tramonto come i vampiri. Fa caldo. Cosa fai dietro al portabici? Ti arrangio il portabici per non tirarlo su di nuovo. Vedete? Questa è una cosa scomoda di brutto. Oh mamma santa, c'è di tutto qua dentro. Un minuto dopo, questo è il risultato. Un minuto? Il gavone è vuoto dopo un anno e mezzo. No, beh, non è vero, un anno dai. No, meno. Il gavone dopo 6 mesi li metti dentro, metti fuori, cosucce. Adesso l'abbiamo svuotato quasi interamente. E devo dire che c'è una terra sotto che non si capisce da dove arriva. Però, il generatore. Sì, probabilmente sì, il generatore quando lo mettevo dentro. Vabbè, adesso mi servono questi, mi serve l'avvitatore e iniziamo a fare un paio di lavoretti. Potremmo anche lavarli magari. Va bene. Cos'è che devo fare? Una cosa semplice, vi ricordate sulla nave? Avevo visto che si erano svitate alcune viti. Quindi, già che ci sono, gli do una stretta e cerco di capire perché si sono svitate. Vabbè, comunque, eccole lì, vedete? C'è quella lì che è svitata e una più in là. Gli do una passata a tutti. Nel frattempo è arrivato qualcuno che sta chiedendo qualcosa a Marino. Ragazzi, erano tutti molli. Ciao! Maurizio, piacere! Ok ragazzi, nel frattempo è arrivato l'italiano, che lo faccio vedere sotto. Mi chiamo italiano anche qua. Praticamente cosa è successo? Praticamente col tempo, le dilatazioni varie, il restringimento dei materiali, si è allentato, il materiale si è stretto e quindi le viti non tiravano più perché comunque rimangono filettate, cioè quindi comunque tirano. Quindi essendo molli probabilmente le vibrazioni, stringendosi il materiale, così che si svitassero ancora di più. Quindi tocca ripassarle tutte. Più semplice del previsto. Ok, questo piccolo lavoretto fatto. Cazzata. Ho visto che ci sono un paio di punti di guarnizione che sarebbe meglio magari dargli un po' di silicone. Vabbè ragazzi, intanto una controllatina bisogna farla. Altro lavoretto stupido è questo. Questa tasca a portatrazzi che la voglio mettere qua, che mi serve per tenere i telecomandi, il router. Infatti dovrò poi fare dei buchetti per tirare fuori l'alimentazione da dietro. Devo riuscire a capire dove bucare, perché non è che mi faccia impazzire. Però l'idea è proprio quello, siccome adesso ho fatto questo impianto che era molto volante, lo voglio fare un pochino più fisso e riuscire ad alimentare così l'antenna direttamente a 12 volt senza usarlo da 220 e avere, diciamo, il router, invece di appoggiarlo a destra e a sinistra, metterlo dentro la sacca così che rimane comunque fissa. Posso attaccare e staccare i vari connettori, poi serve per mettere il telecomando, del proiettore, insomma 2 o 3 cos'è che ci servono, ecco, una cretinata di lavoro. Prima vite e vedere se riuscite a dire. Sì, è nel triangolino del bordo. Di quanto? Un centimetro e mezzo, va bene? No. Ok. Faccio la mia parte.
L'idea è ovviamente questa. Ho messo così, metto le due alimentazioni che farò uscire da qui e basta, viene alimentato. Anche perché il cavo di rete, quindi quello dell'antenna, lo levo ogni volta che ci spostiamo, o lo metto, dipende se ci serve. E quindi questa parte rimane lì e l'unica cosa che si collegherà sarà il cavo Ethernet. Stai ritirando, hai finito? Sì. Hai fatto tutto? Sì, dillo che ti ho messo anche a posto la bicicletta, dillo. Sì, dai, mi hai aggiustato tu i freni visto che non c'è il ciclista, però questo è l'elenco, ce lo portiamo dietro da mesi. Comunque è andato via il sole, fa un freddo adesso, la pelle d'oca, come si dice, la pelle di gallina. Buongiorno, ricomincio nei lavori oggi. C'ho voglia? No, però sono da fare. Adesso, visto che ieri abbiamo pensato questo, ieri sera ne ha già approfittato Marina e mi ha iniziato a infilare dentro le sue cose. E non è bello. Guardate cosa ho infilato dentro ieri sera. Fazzolettini per gli starnuti. Adesso con un magnete, siccome qua dietro io ho due colonnine che mi portano la corrente a questo quadro e alle parti sopra, quindi alla strumentazione, e ho anche una discesa che arriva dall'MPPT e mi passa qua. Quindi devo riuscire a fare un buco per far passare i cavi che verranno poi qua all'esterno. Tanto così, proprio c'è un millimetro. E quindi niente, adesso col magnete mettendo da una parte e dall'altra io so esattamente da questa parte dove poter bucare. Posso bucare dall'altra parte? Sì, ma di solito le punte su questi tipi di legni, soprattutto vecchi e secchi, spaccano quando arrivi, anche se vai piano, ti fanno comunque non un taglio preciso. Quindi preferisco iniziare da questa parte che riesco a fare un taglio preciso per portare i cavi di qua. Questa è secondo me la prima soluzione. La seconda, ma devo vedere se troverò i pezzi in Italia, sarà poi mettere una scatolina con, come posso spiegarvi, una sorta di connettori, ma è un qualcosa che vedrò eventualmente quando rientreremo in Italia fra 10 anni. Buco, velocità massima e aspirazione. Questo qua è un ottimo prodotto della Xiaomi, link in descrizione. Credete che si è scaricata la batteria? È un po' che non lo usavi, Però che questa sia carica, devo fare un buco solo. Avrai bucato i cappotti invernali? Possibile. Devo creare un attimo i collegamenti elettrici, niente di più, quindi devo portare la corrente. Dietro quell'armadio io ho uno scatolotto con tutti i pulsanti. Ho ancora dei pulsanti liberi, dove sono anche sottofusibile, quindi mi vanno benissimo. Utilizzerò uno di quei pulsanti lì per alimentare sia l'antenna che il router. Poi non dovrò più starli a montare o smontare, però la cosa che devo fare è prendere quello che è l'alimentatore dell'antenna 220, perché non voglio più alimentarlo a 220, tagliare il cavo, capire qual è il positivo dei due, perché qua è tutto nero, e alimentarlo direttamente con i 12 volt, perché l'antenna della Microtik o Mikrotik va da 9, se non sbaglio, fino a 30 volt, quindi può essere alimentato direttamente con una semplice 12 volt e lui si autoregola l'alimentazione. Il router è già a 12 volt perché era già stata fatta una modifica dal precedente amico barra proprietario e aveva già fatto il suo cavetto a 12 volt, quindi non faccio nient'altro che far uscire un cavo con una deviazione qua sotto e utilizzerò le guaine termiche per tenerlo fermo e ho risolto il problema. La prima cosa che faccio, taglio, e se non dovesse funzionare non funzionerà più l'antenna, quindi questo alimentatore qua non si userà più. Ragazzi, come faccio? Uso il tester, dove sta qua, per riuscire a capire qual è il positivo. Posizionandolo sugli ohm io cosa faccio? Guardo la continuità, vedete? Quando ho continuità viene 0, se no ho una resistenza di 1. Sono spelati i due cavetti. Io di solito usavo i denti, ma adesso mi dico che sono gli lascio i denti lì. Sì, non ho le forbici elettriche, le ho nella cassetta, mi sono dimenticato di prendere, ma Marina è contenta se uso anche questi. Allora, qui sopra c'è un, suppongo sia questo il positivo, comunque c'è un bianco e nero tratteggiato e un solo nero. Quindi si prende, si mette centrale, che dovrebbe essere il positivo, e si testa facendo che cosa? Così. Infatti è questo qua. Io tocco questo qua, non succede nulla, rimane 1. Tocco questo qua, mi dà continuità, quindi il centrale è questo qua. E se guardate sugli alimentatori, qua vi dice sempre, vedete, c'è un puntino centrale che è positivo, c'è l'anellino attorno che è negativo. Capite come si fa a sapere? Quindi il centrale, che è questo qua, è il positivo. La controlliamo, positivo, positivo,
qua è una termica, ecco fatto, di qua non scappa, brucio. E ragazzi, il nero l'ho finito e uso il giallo, tanto poi adesso sopra di qua gli metto un'altra guaina che le copro tutte e due, le salda in un unico cavo. Ma non era meglio farla azzurra? Adesso vediamo. No, sì. c'è questo. Sì, uso questo pezzettino qua, se passa. E voilà. Vediamo se si termostringe. Voilà. Ok ragazzi, l'ho piazzato, ovviamente non è un lavoro che mi piace perché avrei voglia di mettere dei connettori qua ma non posso. Qua collegherò da questa parte il mio cavetto che mi va ad alimentare l'antenna e qua ho i due cavetti che mi alimentano il router. Non mi piace, esteticamente mi fa cagare, però è l'unica cosa che posso fare adesso per usarla 12 volte, non sempre la 220. Qua sono i cavi che escono adesso dall'armadio, ovviamente non sono così, adesso li vado a collegare qui dietro e ho un fusibile per poterli collegare. Adesso sono sotto interruttore, schiacciando questo interruttore qui si illuminerà questa spia qua e anche il router. Quindi adesso sono sotto corrente 12 volt. Adesso testo se funziona tutto, se l'antenna ha sufficiente alimentazione, ma direi di sì. Bene, facciamo la prova del 9, vediamo se siamo collegati a internet. Che connessione! Sì, vabbè, ci siamo, dai ragazzi. Vabbè, è rubata, 10 megabit non è male. Bene, lavoro finito. Ma nel frattempo me ne sono creato un altro, che è lì. Ho rotto l'antina. Perché involontariamente, diciamo così, mi ci sono seduto sopra. No, è molto delicata quell'antina lì, proprio perché così, è delicato quel legno. Niente, adesso cercherò di ripararlo. Soluzione trovata, ci metto questa un po' di colla e questi rinforzi. Voilà, viene chiuso. E se tiene, tiene, se non tiene la rifarò. Ok. A posto. Ok, Marina mi sta stressando. Adesso stacco la zanzariera. Vi ricordate quel gatto malefico che voleva entrare dall'oblò? Ecco, mi ha rotto la zanzariera, o meglio l'oscurante, e adesso cerco di smontarlo per vedere insomma se riesco a ripararlo. Non lo so, non ho idea di come si possa smontare e riparare, però va bene, qualcosa troveremo. Concluderemo con uno scotch americano. L'idea è che qui dentro, questa qua è la guaina che scorre così, ok, che si aggancia all'altra. Qui in questa parte qua c'era dentro infilato un dino piccolino così. L'idea è quella di rotolare finché gli artigli hanno fatto il loro danno. Esatto. Piegarlo, magari incollandolo, adesso vedo, cucendolo non penso, per riuscire a mettere di nuovo dentro questo qua. Non lo so se ci riesco, anche perché adesso devo scaricare la molla, quindi già qua sarà un problema. Quindi adesso la molla l'ho scaricata e adesso l'idea è tagliarlo fin dove appunto ho fatto il danno. Ovviamente perderò secondo me qualche centimetro, però l'oscurante in bagno non è che mi serva più di tanto, se non forse per riparare un po' del vento. Ma sì, lo usavamo per quello. Ok, procediamo. Vedi quello che dicevo io qua? Con un scotch americano. Ma non ci sta l'americano, ma non ci sta l'americano. Qui va tagliato qua, cerchiamo di tenerlo dritto. E poi ci incolliamo questo. E poi ci rinfacciamo la soletta. Dai, prendiamo dei centimetri e facciamolo giusto il taglio. Misura questo qua. Ok, dove togliamo? 7 esatti. Devo dirti tipo dove è 7 qui. Guarda, se questo fosse attaccato. Aspetta. 7. 7? Misurami 7 qui. Devi tenerlo attaccato però. 7. Bene, allora, ho fatto una prova infilando solo questo senza fare il raso la cucita come è l'originale. Devo dire che tiene, quindi non vado a cucire, a fare nulla. L'unica cosa che adesso devo riuscire a fare è piegarlo il meno possibile, infilarlo dentro e infilare l'asticella, cercando di tenerla più dritta possibile. Lavoro da certosino, come si suol dire. Faccio io con le dita piccole? No, faccio io. Non mi fai fare niente? No, prima leviamo i due fermi laterali. Poi questa è la parte sotto, questa è la parte sopra. Io direi di piegarlo. Dammi una mano, ma che mi serve. Ah, ecco. Allora vuoi l'aiuto? No. Facevo anche meno. No, io vuoi che esca un po'. Te, 2 punti di colla glieli metto. Sì. Però guarda che qua è un modo e lì è più largo. Ok, piegalo bene, fagli segno. Aspetta, devo ancora arrivarci. Qui è 1 centimetro. Ok,
Ok ragazzi, ho misurato 1 centimetro cercando di essere preciso in tutte le parti, perché così dovrebbe rimanere in parallelo e quindi non viaggiare storto il tappeto. Ho fatto questa piega perché così dovrebbe essere anche più facile da infilare dentro e mantenere diciamo la stessa posizione. L'idea è appunto questa adesso, di infilarlo dentro così, tutto per la sua lunghezza, e bloccarlo con la sua asticella. Procediamo. Più o meno c'ha un paio di millimetri da una parte e un paio di millimetri dall'altra per tenerlo più o meno in centro. E adesso provo a infilare questo. Allora, infilare questo qua dentro così è quasi impossibile, quindi consiglio: tiri leggermente fuori, ancora un po', e fai così, ok. Dopodiché torni un pelo indietro e lo fai scorrere tutto. Siamo quasi, ma è dura. Ok, è uscito. Allora, guardate, preciso, no? Bene. Ora, no. Ah! Ragazzi, questa è l'unghiata del malefico gatto. L'ennesima unghiata. Questa gli metterò dello scotch americano con un po' di colla, perché non voglio che si apra. Va bene, procediamo. Ecco, già che ci siamo, ok, diciamo diamo una pulita per levare il grasso il più possibile, perché c'è uno scotch americano che incollerò, ma non è che abbia questa grande tenuta, quindi insomma la riparazione è fatta così ragazzi. Poi quando saremo in Europa, forse, se la fiamma esisterà ancora, faremo una riparazione cambiando totalmente. Vediamo. Mettiamo della semplice colla a contatto, chiamata anche Bostik. Marina mi suggerisce che la colla a contatto, stile Bostik per farvi capire, funziona quando smette di fare i fili, questi fili qua. Allora io adesso la allargo qui sopra un attimino, la lascio asciugare quei 5-10 minuti, dopodiché gli metterò sopra il pezzo di scotch americano che ho già ritagliato. Bene, passati più o meno 10 minuti, vado a mettere la patch, schiacciando bene i bordi, facendo sì che incolli. Adesso devi aspettare che si asciughi super bene, perché sennò ti si incolla la tendina. Esatto. Si potrebbe pulire l'eccesso di colla con un po' di acetone. E chi ce l'ha? Io. Però questa qua è plastica, magari me la fondi anche, quindi lascia stare l'acetone. A volte si infila lo sporco in posti strani. Però questo qua è quando in Marocco Marina si è accorta che praticamente c'era l'oblò rotto. Come se ne è accorta? La mattina è andata lì, aperto, e gli è data una doccia d'acqua. Questa qua si era riempita d'acqua. Ci mettiamo un po' di sapone e cover, per l'uomo che non deve chiedere mai. Link in descrizione. Devo dire una cosa, noi abbiamo preso questo perché comunque ci dà la possibilità, anche se non lo facciamo, in teoria di scaricare in giro, perché questo qua è ecologico. Ma la particolarità è che questo qua, primo, pulisce meglio dell'altro, vero Mari? Sì. È veramente potente. Secondo, non lascia residui nel deposito dell'egregio, o comunque ne lascia molto meno. Noi lo verifichiamo perché, avendo il pozzetto qui sotto che dobbiamo vedere e pulire spesso, diciamo ogni 2 mesi, perché magari butti dentro qualcosa di grasso e quello si vede subito se si sporca. Da quando utilizziamo questo si sono allungati i tempi di pulizia. E già che ci sono, leviamo la sabbia del Marocco che mi fa frizione qua nelle guide. Ho levato questa molletta qua è qua, che sostanzialmente è il fermo e mi impediva un pochino di lavorare. Ora l'ho bloccato ed è scarica la molla, quindi l'idea è quella di infilarlo dentro, caricarlo un pochino, bloccarlo, e dopodiché automaticamente quando si apre lui si carica di una forza. Dovrebbe essere, spero, sufficiente. Ok, ed qua adesso, levando la molla, mi diventa più facile infilarlo dentro. Adesso l'idea è caricarla un pochino, non so di quanto, spero che questo sia sufficiente. Caricala di più, al massimo no, tira di più. Cretinata, devo farlo di là, al contrario, perché è più comodo caricarla, infilarla dentro e poi agganciarlo dall'altra parte, quindi devo levare l'altra molla di là. Rifacciamo da capo, diamogli un po' di avvitamento, anzi facciamo così, guarda, lo infiliamo, lo avvitiamo un po'.
Poi gli do 3-4 giri, non so se il manuale dice qualcos'altro. Poi lo infilo dentro così non gira più, lo spingo contro, ho levato anche la mollettina di qua, quindi si riesce a infilare. Adesso facendo un po' di pressione, cercando di non rompere, voilà, è incastrato dentro. Ora bisogna fare il test, prima di rimettere le mollettine, la pressione che gli ho dato sia sufficiente, o più che pressione, giri di vite, chiamiamoli così. Faccio prima. Ok, questo è il massimo adesso. Chiaro, manca un pezzo. Centimetri, però ci sta. Direi di sì. Andiamo così. Funziona. Adesso se sgancio. Torna? Sì. Diciamo che non è molto lubrificato, ecco, però. Ma già prima era un po' così, Sì, infatti. Quando adesso è tutto dentro così, l'unica cosa che c'è da fare è prendere le mollette. Vedete che c'è questa sorta di incastro che gira indietro qui? Va messa così, spinta dentro, voilà, la stessa cosa si fa con l'altra. Poi se volete fare le cose ben fatte, dammi la pinza, eccola qua, date qui sopra e gli date un'altra bella strattina, così siete sicuri che non si muovono più. Ora si direbbe, riprendo io, fallo tu, vai. Barriera oscurante. Ok, prima di rimontare il tutto, la cornice, visto che ho spazio, devo aggiustare il braccetto, vi faccio vedere. Il famoso gatto mi ha rotto anche il braccetto. Se si riesce a incollare un attimino la vite o insomma il pezzo di plastica che si è rotto e ripararlo, come avevo fatto con l'altro, che per adesso tiene. Che cosa si è rotto dell'oblò? L'oblò ha 4 perni attorno dove si muovono questi braccetti per aprire e chiudere, di tanto così la botola o il lucernaio. Questo è il perno sulla struttura. Guardate un attimo queste bolle. Questa, cara fiamma, è un difetto di fabbricazione, vuol dire che le tue bolle hanno reso questo punto debole, che oltretutto è un punto che non dovrebbe essere debole perché è quello dove fa forza. L'idea qual è adesso? Bucarlo con trapano passante per andare ad avvitare una vite più lunga direttamente sulla struttura che va all'esterno. Non dovrebbe entrare acqua dentro perché? Perché comunque attorno c'è una guarnizione e questa comunque rimane sotto la parte esterna, ma anche se dovesse entrare un po' d'acqua comunque colerebbe sul piatto doccia, quindi se me la dovessi accorgere vado a siliconare. Ed è la seconda volta che faccio un lavoro simile, spero che tenga, quando poi sarà, questo qua sarà uno di quelli da cambiare. Detto questo, vabbè, vado a ripararlo. Userò poi della colla per plastica che mi aiuterà a tenerlo un po', e ho lasciato e cambierò questa vite che prima si abitava dentro così, adesso ne prenderò una lunga almeno tanto così non terrà. Allora ragazzi, ho rimesso il supporto, però prende talmente poco che sinceramente bisogna aprirlo il meno possibile. Questo sarà da cambiare. Dopo questa pseudo riparazione rimontiamo tutto. Questi posti angusti. A te l'onore di provarlo. Zanzariera. Ok. Più o meno, dai. Dai, tutto è entrato praticamente, sì. Con il bordino, tutto. L'avrò fatto? Bravo. Ragazzi, ci vente, devo parlare così. Stavo guardando un punto di ruggine importante davanti sulla mascherina per evitare che vada avanti. Il lavoro sarà fatto esteticamente male, ma voglio fermare la ruggine, anche perché poi sarà eventualmente da cambiare o da riverniciare. L'unica cosa, devo smontare la mascherina marrone, quella dei fari, coprifari diciamo così, che è completamente crepata e le viti sono super ossidate. Se vedrete ancora la mascherina nelle prossime puntate sarà perché ce l'ho fatta, se non la vedete perché si è rotta, quindi adesso vado avanti. Tutto questo lavoro servirà perché voglio salvare quel pezzo, quindi dovrò carteggiarlo, mettergli il Ferox per bloccare appunto la ruggine e dargli un colpo di verniciatura spray così senza smontare tutto il camper. Dai. Quindi vai col nuovo lavoro. Vai, andiamo. Devo smontare queste viti che sono state verniciate e sono ossidate. In teoria poi la maschera dovrebbe venire via. E tutta la parte che si sta arrugginendo, queste sono già riuscito più o meno a smontarle.
ragazzi, come vedete i suoi annetti, la sua ruggine c'è. Quindi adesso io cosa faccio? Porto via questo strato di ruggine, il ferro non è marcio, lo levigo il più possibile e dopodiché ci spalmo sopra il Ferox. Sinceramente pensavo peggio, c'è ruggine però metallo sotto c'è, mi mancano delle spazzole, però la mia idea adesso è di bloccarla. Quando magari andremo in Marocco rifaremo riverniciare tutto il camper, non credo perché voglio lasciarlo brutto così, però voglio fermare la ruggine. Quindi io adesso gli darò il Ferox, probabilmente lascio anche il muso smontato perché devo cambiare una lampadina e quelle lampadine si cambiano smontando il muso, ne approfitterò. Però non le ho dietro con me, quindi vado a vedere poi dopo in questi giorni se in qualche distributore trovo le lampadine, perché il problema è che qua è tutto chiuso, manca una ferramenta. Adesso gli do il Ferox così inizio a ciucciare, a lavorare e poi domani vedo com'è. Che carrozziere che c'è qua pure. Bondo così va dentro, dove è bianco rimane bianco, dove c'è il nero del... o meglio il grigio, vabbè, questo, la parte dell'ossido si trasformerà perché mangia l'ossido e diventa nera. Io abbondo dappertutto. Sì, ma davanti no però, non qua, perché guarda qua cosa fai. Sì, stai attento. Tanto poi riverniciamo qua, dai. No, ma i rivernici di bianco, questo qua è panna, se abbiamo solo il bianco viene fuori un pastore. Ma chi se ne frega? Camper patchwork. Ma sì, fuori deve essere brutto. Ma è brutto. Ti stiamo facendo più bello, dai. Forza Bruto, rinascerai come una fenice. È diventato buio, oggi pausa, ho dato la seconda mano di Ferox, devo dire che è venuta bene, nel senso che l'ossido l'ha levato tutto, almeno quello che si vede. Domani l'idea è quella di dargli una carta vetrata proprio leggera e poi dargli una verniciata sopra spray, molto veloce. Poi tutto stavo guardando i pezzi di ricambio, mi sa che in Polonia ho visto che costano il 50%, quindi al nostro rientro chissà quando, passando dalla Polonia, qualcosa comprerò. Detto questo ci vediamo domani ragazzi. Comunque oggi prendo una pausa dal lavoro di un'ora perché volevo andare a fare un giro in bicicletta, visto che il tempo sta diventando brutto. Abbiamo solo questa mattina, poi dovrà probabilmente piovere. Comunque sto dimagrendo, fra cazziatori di Marina e poco cibo perché non andiamo a fare la spesa, un chilo l'ho perso. Sì. 1. 9 etti, dai. Andiamo, dai, andiamo. Sembra di essere in un'altra città fantasma. Dobbiamo uscire sulla statale. Siamo arrivati al punto prestabilito. Questa parete è tutta rocciosa e probabilmente Cadremo. Sì, è tutta crollata e saranno rimaste 2 grotte. Probabilmente prima ce n'erano molte di più. Guarda che cavolo. Sì, il terreno non è un granché. Eccola qua, c'eravamo sopra con le biciclette. Prego. Fai gli onori di casa. Ma perché devo entrare io? Perché io poi riprendo. Se cade? Speriamo di no, dai.
Comunque nel caso io ti aspetto qua. Ciao, vengo dentro, vediamo cosa. Vediamo cosa si vede. Diverse colonne lì così. Cosa si vede da qua? Ah, wow! Guarda! No, io non mi fiderei molto a stare qui sotto. Deve cadere proprio adesso, secondo te? Ma secondo me. Non so se avete notato la conformazione geologica, ma qua è crollato tutto. Sono strati e la prossima è quella caverna, dove sopra appunto gli hanno costruito una panchina. Marina mi faceva notare, attenzione a usarle. No, però tutte queste pietre che ci sono qua, si vede proprio che era il tetto, probabilmente delle caverne più grosse che c'erano prima. In effetti di lì si nota veramente bene che è proprio il soffitto che è caduto. E anche questo piccolo scorcio di nulla l'abbiamo visto. Arrivare qua col camper sarebbe stato un po' difficile. Siamo venuti in bicicletta, abbiamo fatto un po' di esercizio fisico. È bello? 4 pietre? 2? Una. È stata una gitarella, dai. Adesso posso andare a lavorare, amore. Sì, vai. Ammazza, ma che c'hanno una forma della testa poi. Allora, lucertole a parte. Avete visto ci sono dei palombari, no? Sono dei sub. Però la particolarità è che, a parte che sembrano della polizia, perché hanno delle effigie, però sono anche vado a leggerli sulla spalla, però hanno la particolarità di scendere con più gas. Hanno 3 bombole, 2 sulle spalle, una che mettono qua davanti. Penso questo perché facciano delle ricerche. Probabilmente qui sotto ci sono delle grotte come questa qua, però sommerse, quindi magari stanno facendo mare speleologia. Che ne so. Speleomarogia. Una cosa del genere, non lo so. Però vabbè, si stanno immergendo, sono in 4. Sono professionisti, uno addirittura sembra il simbolo dei vigili del fuoco, quindi si vede che insomma sanno, ecco. C'hanno 27 cose attaccate, gas, 3 bombole, 27 sensori. Staranno giù fino a domani. Boh, non lo so quanto, ma so che di solito quei gas hanno delle parte profondità, autonomie abbastanza lunghe, quindi qui il mare è profondo perché va giù a picco. Boh, stanno cercando qualcosa. O qualcuno. Eccolo lì. Andiamo, va. La quarta è una donna e hanno delle doppie tute e hanno 3 bombole, 27 sensori, boccagli, sensori, cose sulle braccia, di tutto e di più. Siamo pronti a farci un cocktail, no, verniciare. Dopo aver piovuto, grattato, toccato, levigato, siamo pronti a verniciare. Verniciamo con un normalissimo smalto spray acrilico. Se va bene, se non va bene lo stesso. Intanto questo è stato dato a pennello, quindi va bene così. Oltretutto piovendo ha fatto queste belle colature. L'importante è fermare la ruggine. Come verrà fuori, tanto fuori brutto è e brutto rimane. No, non è vero, stai brutto. Voilà. Poi sembra quasi nuovo. Diciamo che brutto, non ha più la ruggine che aveva prima in quel punto, ce l'avrà sicuramente da qualche altra parte, però va bene così. Ecco fatto ragazzi, il lavoro è concluso. Lo sapevamo che non era lo stesso bianco, non vi preoccupate, non siamo daltonici. Però non importa, tanto in ogni caso non è il suo colore originale. Ah, un giorno che andrò in Bulgaria da qualche parte, qualcuno che costa poco lo rivernicio. Ogni tanto lo dici, poi dici ma no. Ma infatti è brutto così. Adesso è come Frank, nel frattempo c'è anche lui o lei. Oggi avanzi non ne abbiamo, mi spiace. Abbiamo mangiato avanzi anche noi. È che lei di solito mangia i nostri avanzi. Basta, non abbiamo più niente. No, da me no. Posso dichiarare anche questo lavoro fatto. Basta per oggi, adesso vado a editare. Se finisco il video e riesco a caricarlo stanotte, visto che c'è internet, domani ci spostiamo, sperando che ci sia anche un bel sole. Buongiorno, sono sempre più convinto di una cosa, che questi posti qua
vanno visti in questo periodo qua, perché adesso che inizia a fare un pochino di caldo stiamo vedendo i negozietti che iniziano a fare ristrutturazioni interne, a riempirli, e tra un po' secondo me qua non riuscirai neanche a passeggiare a piedi. Dove siamo? Siamo a? Adesso ve lo dico, caldo. Siamo a Musan Ispiratrices, la mia Musan ispiratrice, qua, insomma adesso lo faccio vedere qua. Musan. È un paesino sulla costa tranquillo, bello come al solito, una bella passeggiata marittima. Adesso la faccio vedere qua, vedete? E oggi mi sparo lì in spiaggia tutto il sacrosanto giorno. Visto che ci sono anche gli ombrelloni a gratis, no, non perché non li regalano, ma solo e esclusivamente perché non c'è nessuno. Quindi ci sono gli ombrelloni piazzati, io mi infilo un attimino sotto e mi farò una sacrosanta dormita, perché ieri ho lavorato tutto il giorno e quindi ho bisogno di riposo. Tu Marina cosa fai? Io faccio la lucertola. Bene, allora senti lucertola, tieni questo. È vero, c'è una cosa particolare a Musa. Il problema è che non si può vedere, o meglio, si può vedere se sei un sommozzatore, nel senso che c'è un museo sottomarino dove si va solo facendo sub, quindi di scendere con le bombole. Si può anche vedere qualcosa con lo snorkeling, però è meglio scendere con le bombole. C'è questo museo in mezzo al mare, se no dicono statue, sculture, insomma parecchie cose da vedere, molto interessanti, carino. Tu nuoti attorno a queste statue fluttuando, ti dà una sensazione non lo so. Però vabbè, c'è questa cosa qua, che ovviamente io non faccio sub, quindi lo posso andarlo a vedere, e quindi mi sdraio in spiaggia. Ciao. Che questo non va bene. Ragazzi, è già la terza spiaggia che proviamo spostandoci, e parcheggi, zone che per la notte non ci ispirano. E adesso andiamo sulla punta là, che c'è una doppia spiaggia dove sembrerebbe più tranquillo. Un posto, ragazzi, super turistico qua. Tra l'altro dietro di te c'è proprio un divieto di camping. Dove? Quel divieto roulotte lì, che cos'è? È roulotte, mica caravan. Ah, ok, va bene. Comunque questo mare, a questa zona di Aghi Anissi e quest'altra sono proprio belli, Sì. Sono mari con colori bellissimi, però effettivamente qui non c'è spazio. Pensavamo fosse chiusa la strada e invece dobbiamo prendere questa per andare alla prossima spiaggia. Ma che non piove nei prossimi giorni. No, non è prevista pioggia, tanto lo so che ti piace fare gli sterrati. Non piantarmi no, però. Non vedevi l'ora, dai, almeno uno al giorno lo fai. Ecco, sei contenta? Che ti ho portato in un posticino dove stasera puoi stare tranquilla. Questo è bellissimo. C'è le palme, c'è la spiaggia, c'è il ristorante. È chiuso. Chiuso. C'è il ristorante, questo è sempre aperto. Beh dai, insomma, questo qua, se non fosse questo vento freddo, ci sarebbe oggi da tuffarsi in acqua, perché davanti qua è una piscina che adesso andiamo a vedere. Ragazzi, siamo riparati dietro, non lo so cos'è. I bagni. Dai bagni forse. Si è alzato un vento che c'è da morire. Però vi faccio vedere una cosa, che è il distributore di acqua potabile, anche d'inverno, funzionante, con acqua depurata. E poi dopo andremo a vedere una piccola chiesa che c'è qua vicino, classica greca. Andiamo. Sembrerebbe estate, Da che cosa?
Ragazzi, Cipro, o almeno questa spiaggia, guarda che capelli, ha una particolarità, è plastic free. Ti porti la tua bottiglia da casa, in alluminio, quello che sia, magari anche in plastica, te la riempi e bevi tutta l'acqua che vuoi gratis. Bello, dai. Però te la porti pure via. Sto vento già. È così. Beh, è bello, è carino, cioè nel senso che non usano cannucce, non usano forchetti di plastica. Beh, promuovono un po' la questione di limitare l'uso della plastica. E poi Turtle Save, nel senso che qua zona per le tartarughe. No, ma si impegnano, visto che c'hanno i soldi da qualche parte dovranno spendere. Esatto. Andiamo a vedere la chiesa, dai. C'è la corda, ragazzi, da tirare per suonare la campana. Non istigarmi, per favore. Non mi devi istigare. Ragazzi, c'è anche la bandiera di Cipro che è molto difficile da vedere, non si trova spesso in giro. Paracalò! Abbiamo trovato un posto leggermente riparato dal vento. Ditegli di tagliarla. No. E dove arrivano 2 raggi di sole, ma stanno già arrivando le nuvole, quindi anche quella è finita. Finita. Detto questo, oggi andremo a fare un giretto nel centro perché siamo riusciti tramite potenti mezzi social a diciamo così, conoscere una persona. Spero che abbia voglia di farsi intervistare o comunque di scambiare 2 chiacchiere, perché sono i classici italiani, gruppi che vivono all'estero. E così ci è sembrato carino incontrare qualcuno e farci raccontare le sue esperienze. Speriamo che non sia timida. Eventualmente se è timida vedrete solo sto pezzo qua e sappiate che abbiamo incontrato altre persone. Se invece non è timida, questo pezzo di video in cui ci racconta come si vive a Cipro lo vedrete domenica prossima nella puntata extra. Sì? Ok, ha deciso lei, Abbiamo parlato con la nostra nuova amica Stefania e quindi vedrete il video domenica prossima. Sì, bella esperienza, bello sempre parlare con persone che vivono all'estero, condividere le proprie esperienze. E qui c'è qualcosetta che potrebbe anche aiutare qualcuno di voi. Sì, veramente interessante la sua esperienza. Ma adesso noi dove stiamo andando? Ah, gelato. No. No? Fare la spesa. No. Andiamo in Inghilterra, dai, andiamo! Oggi andiamo a trovare degli amici di Mauri. Pausa lavoro. Ci sarebbero le foche. I ciclopi. Ma io ne ho tutte e 2. Non 2, non ne ho 1. Vabbè, ma erano delle creature mitologiche. Uno se le immagina grandi, no? Vabbè, quindi io sarei una ciclope. Creatura. Vabbè. Ciclope perché vai in bici. Stavo per dire. Mica mi ruba le battute, basta. Vabbè, io non dico più niente. Dove si va solo buceando, dove si va solo... Che cazzo dici in italiano? Facendo sub? Ok. Dove si...
E tu ci nuoti intorno. Ma va? Dillo.